Buongiorno caprette e caproni, è da tanto tempo che non ci vediamo, ho avuto dei problemi fisici, chiuso col trail per via del ginocchio, mi sono messo ad andare in bici, ho avuto problemi con la schiena e poco a poco mi sono rimesso in sesto e oggi sono qua sul Parco del Gran Paradiso per andare a fare una delle salite più belle, dicono, d'Europa, il Colle del Nivolé. Siamo partiti dalla località Frey, a metà strada tra Locana e Noasca, per alleviare il carico sulla mia schiena. Sono passato a pedivelle del 165 cm, ho messo su un misuratore di potenza per controllare i watt, per non fare troppo il gradasso qui, spingere su salite quando è meglio non farlo, per cui controllo dei watt, cadenza alta. Ho cambiato anche il pacco pignoni, adesso ho su un 11,36, prima avevo l'11,34. Due denti in più non è che mi fanno andare più veloce, ma siamo sempre lì, io non devo caricare troppo con la schiena. Questa prima parte, pendenze pedalabili senza problemi, poi da Noasca ci saranno dei dislivelli più impegnativi. Adesso iniziano i tornantini, quelli sopra il 10%. Sì, quello lì era Noasca. Non fatevi ingannare dal dislivello medio riportato 6,5, perché ci sono punti dove spianano ovviamente, e poi il dislivello lo recuperi con questi tornantini sopra il 10. Dopo l'ultimo stop con la schiena a febbraio, 3 settimane di stop assoluto, ho voluto chiedere aiuto a un esperto, però non volevo pagare soldi, per cui l'esperto che ti guidi giorno dopo giorno ti viene a costare una barcata di soldi. Perché ho detto, ma tutto sto hype sull'intelligenza artificiale, vediamo un po'. Ho creato un prompt mettendo dentro tutti i miei referti medici, schiena, ginocchio, medicine che prendo, le bici che ho, che sella, che ruote, che pedali, tutto il massimo delle informazioni che potevo mettere. Ho creato questo prompt chiedendo all'intelligenza artificiale da farmi coach day by day, programmare uscite e anche alimentazione, per arrivare ad agosto a un ipotetico giro dei 3 passi svizzeri
Gottardo, Furka e Nufenen. 100 km e tanti metri di dislivello. Ho chiesto che vorrei arrivare ad agosto a 74 kg, sono partito da 79, oggi sono 77. Ti dice cosa stai sbagliando, ti dai consigli. Per esempio l'11:36 me l'hanno consigliato l'intelligenza artificiale e vedo che funziona. L'ho caricato lo stesso prompt su Gemini, ChatGPT e Claude. Devo dire che tra i tre quello che mi piace di più coerente, diciamo, su quello che mi aspetto è ChatGPT. Qui la strada comincia a farsi un po' più interessante. Palestra di roccia. E lì c'è una sbarra. Qui una serie di tornantini belli tosti per non fare la galleria, e ne valsa la pena, perché farsi 3,5 km di galleria invece di questo sentiero molto bello che affiancava il torrente, credo che sia il torrente Orco, meritava la fatica. E per scaricare un po' il lombare, salita a zigzag con un po' più di agilità nella pedalata. Andiamo, dai! Viva lo zigzag! Ci vuole! Porcherie! Tempi del com sono passati da mo'. Cosa? I com, no, la record. No, cosa sono ancora? Non siamo qui per quello. No, vabbè, sicuramente. Non ce l'hai Strava te, no? Sì, certo. I com, no? King of Mountain. Guarda che bello di adesivo che ho qua sulla forcella. Anti-Strava, Strava Club. È bello quello. Io ho anti-social, social club. Ma è copiato da quello, l'ho copiato da quello e di sopra bello. Vabbè. Poi sto facendo un video, così se ti vuoi poi guardare, a proposito di anti, Dai. il mio sito è Antibitume. Bravo! Perché te lo ricordi? Direte appropriato. No, perché facevo prima corse in montagna, ultra trail. Adesso diciamo che vado su bitume perché per forza di cose, però sempre su paesaggi cari a me, paesaggi che mi piacciono, via. Già, sono anch'io.
Abbiamo un passato da corridore di montagna. Fatto niente su già. Adesso siamo arrivati a Ceresole, un po' di spianamento e discesina. Mancherebbero alla cima del colle del Nivolé ora 14 km e 1130 metri di dislivello, però non so se gli ultimi 4-5 km saranno percorribili. Vediamo. Pensavo peggio, pensavo che essendo il weekend prima del ponte del 2 giugno magari un po' più di turismo, tante moto, invece niente, si va su bene, dai. Questo pezzo è molto duro, pendenza media verso sui 10%. Faccio anche fatica a concentrarmi nell'ammirare il paesaggio intorno, che è molto bello, Per ora focus sulle gambe e la schiena. Uscita qui eravamo prepissi che a Ceresole tornavamo a casa. Sì. Anche Anch'io dico sempre così, vado fino a là poi. siamo partiti da Cirier, dobbiamo fare il pasino di strada. Vabbè, ma il ritorno, sai. Dopo Locarno non è che è così divertente. No? Nove chilometri ancora al 9,40 di media. Lago Serrù, da lì alla diga. Adesso sono ancora i tornanti prima di arrivare al posto di blocco e vedere se riusciamo a passare.
E niente, la strada mi hanno detto che è interrotta, si sale su ancora un chilometrino e poi c'è la neve. E va bene, vediamo fin dove possiamo arrivare. Passa? Qua. Non ho ancora visto una marmotta, l'ho sentite fischiare ma non ne ho viste nemmeno una. Fine corsa. Purtroppo. Ebbene, e l'avventura sul Colle del Nivolè finisce qui, a 4 km dall'arrivo del colle. Purtroppo però non si può andare avanti e credo comunque, anzi ne sono sicuro, che qua ci ritornerò per finire questi 4 km che mi separa dal cielo. E adesso andiamo giù, vi farò vedere alcuni scorci che ho perso durante la salita e nel frattempo vi saluto. Mettete il like se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, e fatemi sapere anche se volete approfondire il discorso dell'intelligenza artificiale. Se siete interessati, magari potrei fare un video dove vi spiego meglio. Ciao caprette e caproni, alla prossima! È ancora bello che è ghiacciato.